Brothers e benvenuti dal vostro Mad Horse. Questo fine settimana, esperienza fighissima. Ci facciamo un bel giro coast to coast, tutto, la maggior parte in fuoristrada, dal Tirreno all'Adriatico. Me lo faccio in compagnia di un paio di amici, ci sarà tanto divertimento, probabilmente anche tanto fango visto che sta piovendo oramai da settimane. Questo lo potremmo identificare come il giorno zero, il giorno del primo trasferimento pre-partenza, e vi faccio vedere anche un po' come mi sono assettato tutto quanto, cosa ho scelto di portare, come ho organizzato la valigia, insomma vi voglio portare con me passo passo in questa esperienza. Piccolo spoiler, ho anche cambiato le gomme alla moto. Allora ragazzi, eccoci qui, la scelta è ricaduta sul 35 litri, che comunque fortunatamente si sviluppa bene in alto. In ottica fuoristrada preferisco avere un bauletto un po' più piccolo, sia per non caricare troppo e non far sforzare troppo la struttura proprio di sostegno, e sia perché il 58 litri l'hanno fatto comunque con un tipo di innesto che secondo me con qualche sollecitazione un po' più brusca, a lungo andare, a pieno carico, se non stronca tutto il supporto, magari anche il bauletto stesso potrebbe dare noie. Ok, off camera mi sono messo un attimo con calma a preparare il tutto. Qui sotto ho messo il completo da cross, col quale mi cambierò perché partirò invece con dei jeans tecnici da moto. Ho due paia di guanti, ho preso questi qui un po' più leggeri per sudare meglio, un po' più da fuoristrada, e questi qui che fanno parte del completo Speedy. Poi qui abbiamo 1,5 bombolette di gonfie Rivara per camera d'aria ovviamente, grasso catena, poi qui c'è la gavetta insomma con tutto quello che occorre per campeggiare. Per quanto riguarda invece parte di telecamere, qualche cambio di biancheria, qualche cambio un po' più comodo tipo tuta da ginnastica eccetera, quello terrò tutto quanto nello zaino. Quindi il bagaglio è pronto. Domani mattina saremo operativi per installarlo sulla moto, farò questo benedetto cambio gomme e poi finiremo di caricare le ultime cose. In più avevo questo Telesin qui davanti che mi avanzava, non ricordo nemmeno quanto ho speso, ma credo pochi euro, e quindi ho detto proviamo a montarlo e vediamo come verrà anche l'inquadratura frontale. Il microfono non ci sarà, ma tanto ci sarà ben poco da sentire, visto che comunque penso che al massimo sarà qualche wow su qualche paesaggio e il resto sarà un insieme di ansimate e grugniti da fatica, quindi bene così. Mission complete. Ok ragazzi, gomme nuove installate e adesso vi faccio vedere la bestiolina. I primi chilometri non è che siano stati proprio incoraggianti, diciamo. È una sensazione strana, tendono proprio a cadere tanto dentro la curva. Sarà pure che c'è la cera sulle gomme, ma l'effetto proprio è che davanti si chiude e la moto cada giù. Sarà molto bello rientrare oggi con la cera sulle gomme verso Roma e probabilmente con la pioggia che è in arrivo. One eternity later. Ok ragazzi, Africa Twin armata e pronta a partire. Infine ci sono io, carico come un somaro, ho riempito tutto quanto lo zaino. Fortuna che adesso è arrivato a Roma, lo alleggerirò un pochetto. Ed eccoci finalmente al garage dal babbo, con la CB1000 a fare compagnia. Che dire ragazzi, queste Karoo 4 sono gomme interessanti, Adesso che ci sto prendendo un pochino di più la mano, ho preso anche l'acqua, fortunatamente l'ho presa sul dritto però, quindi non l'ho dovuta sperimentare troppo sulle curve. Adesso che un minimo si sono scaldati i tasselli, forse si sono anche un minimo usurati, sta acquistando molta più guidabilità sull'asfalto, o almeno mi sto abituando di più io. Sono molto curioso di provarla in fuoristrada dove ci sarà veramente da ruspare, visto che il meteo di questo weekend non è proprio dei migliori, è previsto insomma un bel po' di fanga. Il pilota lascia quanto a desiderare, speriamo che moto e gomme giuste diano il loro, diciamo, fondamentale apporto. Io chiuderei qui questo piccolo video, lasciate un commento qua sotto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, che i prossimi non ve li potete perdere. Comunque abbiamo fatto solo 7 km e siamo già scoppiati, siamo usciti dalla fanga che più fanga non si può. E secondo me questo era solo il primo assaggio di fanga. Pisolino? Andrea, stasera mangi a casa mia e il viaggio è finito. Come basta?